Nel febbraio del 1848, nelle cronache italiane comparvero poche righe con un titolo nemmeno troppo in evidenza, data anche la consuetudine dell'epoca di riportare le notizie provenienti dall'estero in modo molto conciso, facendole passare come dispacci telegrafici. C'era comunque di che incuriosirsi. Due sorelle americane parlano con l'aldilà. La notizia si riferiva allo stato di New York, a una cittadina chiamata Hydesville, in onore del dottor Henry Hydes, uno dei primi coloni di quella località. L'anno prima, nel 1847, un tizio se n'era andato asserendo di essere disturbato da strani rumori, per cui preferiva scegliersi un'altra casa. Arrivò un nuovo inquilino, John David Fox, con la moglie e le figlie, Lea, la maggiore, Kate, di 7 anni, e Margaret, di 10. Dal pavimento e dalle pareti, i componenti della famiglia Fox avvertirono rumori, colpi causati da qualcosa di non visibile. Provarono, più divertiti che preoccupati, a battere le mani tante volte, 6, 7, e l'ospite invisibile sembrava rispondesse battendo un uguale numero di colpi. Le ragazze Fox si appassionarono. A poco nacque un dialogo e si produsse una specie di alfabeto per comunicare con il coinquilino misterioso. Nessuno si immaginava, neppure i cronisti che inviarono quella storia in giro per il mondo, come fosse nato ad Hydesville lo spiritismo. I direttori dei giornali intuirono, con l'abituale fiuto, come quella storia, vera o inventata che fosse, attirava i lettori. Ne parlava la gente al bar, fra curiosità e scetticismo. Quel caso aveva attraversato l'Atlantico e stava contagiando l'Europa. Lo spirito comunicante si rivelò sempre battendo colpi per rispondere sì oppure no alle domande delle Fox. Si sarebbe trattato di un individuo ucciso in quella casa, un merciaio ambulante ospitato per una notte. Vista l'insistenza delle Fox, si scavò nei sotterranei della casa. Emersero delle ossa e una cassettina da merciaio. Il caso si ingigantiva. La famiglia Fox nel frattempo se ne andò altrove, non rinunciando tuttavia a comunicare con l'aldilà per mezzo di quel curioso alfabeto di colpi dati e ricevuti. Si riproponeva dunque la tiptologia che aveva suscitato interesse e sbalordimento in Europa già nel Settecento, considerata comunque uno svago da salotto. D'improvviso si riscontrarono qua e là emuli ed emule delle Fox, per quel ripetersi di un caso, per la smania di copiare un evento. I giornali da principio furono avversi a una tale novità, poi taluni, constatando come lo spiritismo facesse aumentare il numero dei lettori, finirono per sostenere le Fox a spada tratta. Il 14 novembre del 1849 si tenne a Rochester un primo convegno di spiritisti e il clamore si fece assordante. Le sorelle Fox, in particolare Lea, quella maggiore, che sino ad allora si era tenuta nell'ombra, diedero il via a manifestazioni pubbliche. Ormai non si trattava più di udire colpi, di formulare domande per ricevere risposte, ma si spostavano pesanti oggetti, si percepivano mani invisibili che accarezzavano i presenti, si udivano strumenti musicali che suonavano senza essere toccati da nessuno. Che i presenti si influenzassero a vicenda, vittime di una psicosi collettiva, era per i più scettici molto evidente. Ma le Fox andavano di moda. Oggi si direbbe che erano in, e con il successo arrivavano anche molti soldi. L'editore del New York Tribune, Horace Greeley, era tra i più entusiasti. Kate Fox venne ingaggiata per sedute a pagamento e ad un tratto si trovò ad incassare annualmente $1.200 perché esibisse le sue eccezionali qualità. Ma in Italia, che se ne diceva? A Torino, soprattutto, qualche breve pubblicazione iniziatica accennava a quanto stava accadendo in Francia.
Un docente nel 1855 si era trovato davanti una esperienza abbastanza simile a quella americana delle Fox. Il personaggio, Allan Kardec, doveva con il tempo raggiungere una eccezionale popolarità, sino a essere poi definito codificatore dello spiritismo. Kardec nel 1854 aveva udito parlare per la prima volta dei cosiddetti tavolini parlanti, presentati negli esperimenti delle sorelle Fox. Ne aveva sentito raccontare da un magnetizzatore, un certo Fortier, rimanendone affascinato. C'era dunque una stretta connessione fra lo spiritismo agli albori e il magnetismo, che fu popolare per certe rappresentazioni addirittura a teatro, davanti a platee gremite. Autore di numerose opere, Kardec raccontava che si era sentito assegnare il compito di diffondere non solo in Francia i principi della dottrina spiritica. Kardec e la moglie abitavano allora a Parigi. Ricevevano magnetizzatori oppure andavano da loro, incontrandosi per sedute che venivano a creare il clima ideale perché Kardec proseguisse sulla sua strada di ricerche. Per il vero, questo docente e insegnante di matematica si chiamava Denisard Léon Hippolyte Revel. Quando nacque, nel 1804, da una famiglia borghese di Lione, nulla lasciava presagire che avesse la particolare tendenza di intrattenersi con i defunti o di scrutare il mondo dell'aldilà. Lontano da fanatismi e del tutto alieno da forme di misticismo, Revel frequentò la scuola di Pestalozzi, in Svizzera, e si occupò con vivo interesse di pedagogia. Vi trascorse 6 anni, un periodo che lo segnò profondamente, fino a spingerlo a dedicarsi all'insegnamento per seguire le orme del suo maestro. Quando aprì una scuola a Parigi nel 1826, aveva già pubblicato un libro, il primo di una serie di 22 opere dedicate alla grammatica francese, alla matematica ed alla riforma dei sistemi di educazione. Un suo piano per riordinare l'insegnamento secondo i principi pestalozziani venne perfino esaminato dal Parlamento francese nel 1830. Diede per circa 10 anni lezioni gratuite di scienze, anche quando nel 1834 gravi difficoltà economiche lo costrinsero a chiudere la scuola e ad impiegarsi come contabile per provvedere ai bisogni della famiglia. Più tardi, tuttavia, le ricerche che Revel condusse sul magnetismo, altra materia che attirava particolarmente la sua attenzione, contribuirono ad orientarlo, senza quasi che se ne rendesse conto, verso l'occultismo. Nel 1854 Revel sentì parlare per la prima volta di tavolini parlanti di Hillsville e delle sorelle Fox. Revel pariva piuttosto scettico. A un suo conoscente, il magnetizzatore Fortier, che gli parlava di certe sedute medianiche svoltesi a Parigi, rispose: «Ci crederò quando vedrò, quando qualcuno mi proverà che una tavola ha un cervello per pensare, dei nervi per sentire e che essa può trasformarsi in una sonnambula. Fino ad allora, permettetemi di non prendere la cosa troppo sul serio». Fortier non si perse d'animo e ogni qualvolta incontrava Revel tornava con lui sull'argomento preferito. E finalmente una sera, dopo essersi fatto lungamente pregare, Revel si recò in casa della signora Plain Maison, dove si svolgeva una seduta, e ne rimase impressionato. Raccontò più tardi di aver visto la tavola muoversi e una lavagna riempirsi come per incanto di una misteriosa scrittura. Partecipò ad altre sedute e ne fu ancora più scosso. A questo punto, Fortier e altri suoi amici misero a disposizione di Revel 50 quaderni, nei quali avevano raccolto per 5 anni i risultati delle loro sedute. Revel li lesse e si convinse di trovarsi sulla soglia di un mondo fantastico, meraviglioso, quello che comincia per ciascuno di noi dopo la morte. Pochi giorni dopo, Revel si recò in Rue Ticoton dalla signora Roustan per assistere a una seduta con la medium Jaffet. Vi erano soltanto 8 persone e la medium cominciò a scrivere come se la sua mano fosse guidata da una forza invisibile.
Quando il campanone suonerà, voi lo lascerete. Soltanto voi potrete consolare i vostri simili. Voi li magnetizzerete uno per guarirli. Poi ciascuno al suo posto, poiché ci sarà bisogno di tutti. E tutto sarà chiaro in un solo istante. Non ci sarà più religione e ce ne sarà bisogno di una, ma vera, grande, bella e degna del Creatore. I fondamenti iniziali sono già posti. A te, Rivel, questa è la tua missione. Così aveva detto lo spirito. E Rivel fissò sgomento il dito della medium che si appuntava verso di lui. Il grande momento si avvicinava. In sedute successive, Rivel, dubbioso, interrogò ancora gli spiriti, che confermarono il loro precedente messaggio. Egli aveva una missione da compiere. Poi una sera gli giunse una rivelazione eccezionale. Gliela fece uno spirito. Noi ci siamo già conosciuti, Rivel. Noi vivevamo insieme in un'altra esistenza, nelle Gallie, all'epoca dei druidi, e tu, allora, ti chiamavi Allan Kardec. Denisard Rivel, allora, scomparve per sempre. L'uomo normale, lo studioso, il pedagogo svanì. L'ex allievo di Pestalozzi diventò improvvisamente Allan Kardec, pallido, con una strana luce negli occhi, ormai disposto a qualunque sacrificio pur di compiere fino in fondo la sua missione. Kardec era in continuo contatto con l'aldilà per perfezionare il codice della vera vita da lasciare al mondo, codice poi inciso nel tetto di pietra della sua tomba al cimitero parigino del Père Lachaise. Nascere, morire, rinascere ancora e progredire senza sosta. Questa è legge. Sebbene nelle opere di Kardec fossero presenti continui riferimenti alla spiritualità e costanti esortazioni ad avere fede in Dio, ad amare il prossimo e a distaccarsi dal materialismo, c'erano degli elementi chiave dello spiritismo inconciliabili col cattolicesimo. Era evidente quanto le teorie esposte da Kardec, per quanto amorevoli, apparissero strettamente legate a concetti come la reincarnazione e il karma, tipici e caratterizzanti delle religioni e filosofie orientali. Inaccettabili per il cattolicesimo, non soltanto la presenza nello spiritismo di reincarnazione e karma, ma anche la negazione della divinità di Cristo, considerato un maestro asceso piuttosto che il figlio di Dio, e la negazione dell'esistenza dell'inferno. Secondo Kardec, infatti, ciascun essere umano poteva, mediante karma e reincarnazione, evolversi e raggiungere progressivamente uno stato di perfezione, ottenendo così il perdono per qualunque azione riprovevole commessa nel corso di precedenti incarnazioni. Lo spiritismo è stato criticato sin dai suoi inizi, sia da parte degli scettici, in particolare filosofi, sia da parte dei religiosi cattolici e protestanti. Nonostante ciò, è da notare come in Brasile, soprattutto attraverso l'opera di Chico Xavier e Zé Arrigo, molti aderenti allo spiritismo sono anche religiosi praticanti. Si è assistito in questo caso a una forma di sincretismo religioso che vede in Brasile l'unione dei principi cristiani con quelli spiritisti. I motivi per cui lo spiritismo teorizzato da Kardec si diffuse in Brasile, dando vita alla scuola kardecista, sono vari. Sicuramente alla base vi era la libertà di culto e la tolleranza di pensiero, aspetti che ancora oggi caratterizzano la società multiculturale e multietnica brasiliana. Inoltre il concetto di spiritismo fu appreso con maggior facilità e naturalezza, perché in Brasile, sin dai tempi della schiavitù, proliferavano religioni di matrice tribale e africana, come l'Umbanda e il Candomblé, che avevano a che fare con il mondo degli spiriti. La strada era perciò, seppur in minima parte, già spianata. Oggi Allan Kardec è uno degli autori francesi più letti in Brasile, con più di 30 milioni di libri venduti. Più di 6 milioni di brasiliani si dichiarano spiritualisti e applicano la dottrina di Kardec in migliaia di centri che portano il suo nome.
Nel proseguimento dei suoi studi e aiutato da alcuni amici, Kardec iniziò un lavoro sistematico, interrogando centinaia di spiriti, conversando con anime di morti in pace con Dio, di morti non credenti, di peccatori e di assassini. Intervistò, cioè, spiriti appartenenti a quei gruppi che la fede cattolica pone rispettivamente in paradiso, in purgatorio e nell'inferno. La casistica raccolta nei suoi numerosi libri è sbalorditiva. Nel 1857 Kardec pubblicò la sua prima e forse più importante opera, Il Libro degli Spiriti, una serie di 1019 domande e risposte inerenti ai principali interrogativi etici, filosofici e religiosi del genere umano. Secondo Kardec, non tutti gli spiriti con cui si entrava in contatto erano evoluti, ma era possibile distinguere facilmente gli spiriti di basso livello non soltanto dal genere di messaggi comunicati, ma anche dal tipo di linguaggio usato. In generale, comunque, i messaggi medianici non andavano intesi come verità assolute, perché le conoscenze dei singoli spiriti erano proporzionali al loro grado di evoluzione. Come scrisse lo stesso Kardec, gli spiriti erano anime di uomini, perciò non in possesso di scienza suprema e verità assoluta. Il loro sapere era limitato e non doveva essere considerato infallibile. Nel 1861 pubblicò quindi il Libro dei Medium, dove descrisse i vari tipi di facoltà medianiche e i metodi per dar modo a chiunque di dialogare con gli spiriti e apprendere la dottrina direttamente da essi. Questo scatenò immediatamente la reazione degli ecclesiastici cattolici, i quali iniziarono una durissima repressione in tutta Europa, mettendo all'indice i libri di Kardec e vietando categoricamente ogni tipo di pratica spiritica. Kardec completò i 5 principali testi chiave dello spiritismo, con le opere Il Vangelo secondo gli Spiriti, Il Cielo e l'Inferno e la Genesi. Soprattutto nell'opera Il cielo e l'inferno, i defunti narrano con dovizia di particolari come avvenne il loro trapasso dalla vita alla morte e quindi alla nuova vita. Riferiscono se la loro anima si staccò dal corpo senza sofferenze, come avverrebbe secondo Kardec per i giusti, o con pene indicibili, come succede ai lontani da Dio, e spiegano la curiosa impressione che provarono subito dopo morti, nel trovarsi sospesi a mezz'aria, senza peso, non ancora ben certi di essere morti, e con la possibilità di contemplare dall'alto le loro spoglie senza vita. Queste lugubri interviste di Kardec riempiono centinaia di pagine. Nello stesso libro il dottor Vignal, altro membro della società spiristica, parla dello spirito che gli tiene compagnia, niente meno che Pascal, e un giovane sacerdote di nome Verger, che il 3 gennaio 1857 assassinò l'arcivescovo di Parigi, Cibourg, evocato il giorno stesso in cui fu ghigliottinato. Si dichiara pentito e l'arcivescovo ucciso, pure evocato, afferma di perdonare l'assassino. Le Marie, giustiziato nel dicembre del 1857, racconta di aver visto la propria testa rotolare nel paniere dopo la decapitazione e di poter vedere anche le sue vittime che vivono felici di ogni beatitudine. Kardec catalogava tutto, registrava anche i più piccoli particolari, scriveva articoli, teneva conferenze senza fermarsi mai. Spossato dal continuo lavoro, dalle insistenze dei malati che si rivolgevano a lui per essere guariti, smanioso di portare a termine l'ultimo libro e di curare personalmente la rivista che aveva fondato, la Revue Spirit, colpito da un aneurisma, Kardec spirò il 31 marzo 1869. Il suo funerale sfilò sul Grand Boulevard, seguito da un'immensa folla. Al cimitero parlò Leven, vicepresidente della società spiristica, che paragonò Kardec a un faro che ha diradato le tenebre, scoprendo un mondo ben più vasto di quello che diede l'immortalità a Cristoforo Colombo. La vedova di Kardec, che aveva allora 74 anni e che morì nel 1883, continuò con gli amici del marito l'opera di proselitismo spiritista.
Intanto in tutto il mondo i medium si andavano moltiplicando e così pure le società spiristiche. Sul modello di quella parigina ne sorsero a Tours, a Lione, a Bordeaux e ad Algeri. Anche dall'estero giungevano per i seguaci di Kardec buone notizie. A Bruxelles e a Smirne si erano costituiti 2 centri molto attivi, e così pure in Italia, a Torino, dove l'occultismo suscitava negli ambienti culturali polemiche e discussioni. Negli ultimi anni della sua vita, del resto, Kardec aveva dovuto sostenere aspre lotte. Nell'ottobre del 1861, sulla piazza principale di Barcellona, 300 libri che trattavano questi argomenti vennero bruciati per ordine dell'arcivescovo. Molti dei presenti raccolsero manciate di cenere da conservare come cimelio. Le perplessità che lo spiritismo suscitò al suo nascere rimangono tali ancora oggi. I trucchi evidenti e grossolani, cui sono ricorsi parecchi medium, hanno contribuito fortemente a screditare anche le persone in buona fede. Attraverso i sentieri del Père Lachaise, il più famoso cimitero parigino, l'atmosfera può essere inquietante. Il giardino, donato da Luigi XIV al suo confessore, il gesuita Lachaise, dà l'impressione di essere fuori dal tempo, lontano migliaia di chilometri dal traffico che scorre intenso sotto le sue mura. Di Parigi non vi giunge nemmeno un eco ovattato. Le statue erose dalla pioggia, i muri grigi delle cappelle, qualche tomba che affonda nel terreno, le lapidi nascoste nell'edera compongono uno strano salotto letterario dove Oscar Wilde e Colette, Sarah Bernhardt e Chopin, Victor Hugo e Molière, con una schiera d'altri personaggi illustri, attendono in pace il giorno del giudizio. Lasciando il viale principale per svoltare a destra, ci si trova improvvisamente davanti a una tomba diversa dalle altre, sormontata da un pesante tetto di pietra retto da 4 colonne. Fra i mazzi e le ghirlande di fiori, fra i vasi disposti a decine di piedi dal monumento, emerge la bronzea testa di un uomo. Una testa che pare viva, forse per il riflesso della luce sulla superficie levigata, e guarda impassibile le targhette d'ottone, i cartelli, i numerosi bigliettini disseminati ovunque, sulla pietra, nel poco spazio libero dai fiori, fra le colonne, per terra. Targhette, cartelli e bigliettini esprimono tutti riconoscenza o contengono accorate preghiere. È la tomba di Allan Kardec, presso la quale si nota un via vai discreto ma incessante. C'è chi si inginocchia, come fosse in chiesa, chi porta fiori. È forse il sepolcro più infiorato del cimitero, soprattutto in particolari ricorrenze, come nel marzo del 2019, nel 150° anniversario della sua morte. Molte personalità negli anni seguenti sono state affascinate dagli studi di Kardec. Personaggi come Victor Hugo, Théophile Gautier, Victorien Sordou, Jean-Baptiste André Gaudin o Arthur Conan Doyle. Erano tutti convinti che tali studi potessero fornire una prova scientifica della vita dopo la morte. Per comprendere appieno le origini dello spiritismo, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, ben prima della nascita e delle opere di Allan Kardec. Già nella seconda metà del 1700, Franz Anton Mesmer aveva gettato le basi teoriche dello spiritismo attraverso una serie di studi che lo avevano portato ad elaborare la famosa teoria del magnetismo animale, che gli procurò una vasta fama in Europa. Le sue teorie non hanno alcuna base scientifica e non hanno niente a che vedere con la scienza medica. Egli sosteneva che il corretto funzionamento dell'organismo umano è garantito dal flusso armonioso di un fluido fisico che lo attraversa e che tale fluido si identificava con la forza magnetica. Come riferisce lo stesso Mesmer, attraverso le sue opere, egli aveva denominato questo fluido magnetismo animale, per un'analogia con le caratteristiche manifestate dal ben noto magnetismo delle calamite, sebbene i suoi esperimenti gli mostrarono che il magnetismo animale era un fenomeno fondamentalmente nuovo e quindi non attinente al magnetismo o con i campi magnetici.
Malattie e disfunzioni sarebbero dovute a blocchi o difficoltà di scorrimento di questo fluido, che secondo le sue teorie doveva essere in armonia con quello universale. Mesmer elaborò su queste basi un metodo di cura che consisteva nell'applicazione di calamite sulle parti del corpo dove riteneva che fosse presente il blocco di questo fluido. Alcuni anni dopo Mesmer si rese conto che l'azione sul fluido non era condizionata dal magnetismo delle calamite, ma da un fluido emanante e presente nei corpi umani stessi. Osservando le analogie che le proprietà di questo fluido avevano con le caratteristiche osservate tra il magnetismo delle calamite, decise di denominarlo magnetismo animale, affermando che era un fenomeno completamente differente dal magnetismo osservato fra i magneti, ossia quel fenomeno ben noto alla scienza. Col passare del tempo, i vari fraintendimenti e abusi delle sue teorie fecero sorgere da una parte un movimento chiamato mesmerismo, che era per lo più costituito da vari ciarlatani, e dall'altra sollevò un vento di satira che sminuiva e derideva questo metodo. Successivamente una commissione di scienziati dell'epoca si occupò di studiare questo metodo, contestando la fondatezza delle teorie di Mesmer, e le sue tesi vennero accantonate. Nonostante l'insuccesso su basi scientifiche, le teorie e gli esperimenti di Mesmer agevolarono lo sviluppo degli studi su fenomeni quali l'ipnosi e il sonno magnetico indotto dal terapeuta. Un altro personaggio famoso dell'epoca che, ispirato dagli studi di Kardec, si avvicinò allo spiritismo fu senz'altro Arthur Conan Doyle. Non possiamo annoverarlo nella vastissima categoria dei medium. I suoi studi sullo spiritismo meritano però una citazione, perché a causa di questo suo interesse che lo accompagnò soprattutto negli ultimi anni della sua esistenza, mise in serio pericolo tutta la fama e la notorietà che si era costruito in precedenza. Tutti conosciamo Conan Doyle, reso famoso dal personaggio dell'investigatore Sherlock Holmes, ma non tutti sanno che la sua produzione spazia dal romanzo d'avventura alla fantascienza, dal soprannaturale ai temi storici. Dai suoi lavori sono stati tratti molti adattamenti cinematografici e televisivi. Il 26 gennaio 1887 fu iniziato alla massoneria di rito scozzese presso la loggia Phoenix No. 257 di Southsea, Hampshire. Per vari anni ne fu il presidente ed era solito leggere i suoi scritti ai fratelli della loggia prima della loro pubblicazione finale. Come altri massoni dell'età vittoriana, Doyle condivise con loro uno spiccato interesse per lo spiritismo, in modo particolare per la ricerca del contatto con l'aldilà. Ormai anziano, all'età di 67 anni, scrisse nel 1926 il saggio Storia dello spiritismo. A causa del tema controverso di questi studi, tale attività non gli diede quei riconoscimenti che come studioso si attendeva. Subì anzi gli attacchi della Chiesa cattolica. Molti critici trovarono difficile ammettere che il creatore di Sherlock Holmes, l'esempio perfetto della ragione e dell'osservazione, avesse potuto dedicarsi interamente negli ultimi anni della sua vita ad una causa, quella dello spiritismo, che sembrava sfidare la logica. Un uomo che esponesse tali idee sembrava infatti a quel tempo non poter essere realmente considerato uno scrittore. Per molti il vecchio, triste e illuso Conan Doyle stava solo dilapidando la sua grandezza. Prima della sua morte fece in tempo a pubblicare il suo ultimo lavoro, Il confine dell'ignoto, nel quale spiegava le sue esperienze parapsicologiche, ormai divenute sua unica fonte di interesse. Ma nel Regno Unito la figura di medium di maggior spicco è senza dubbio lo scozzese Daniel Douglas Home, la cui opera assume un tono decisamente più religioso. Home, infatti, è convinto di avere capacità soprannaturali, frutto di un dono di Dio, e già dall'età di 13 anni legge con passione la Bibbia ed inizia ad avvicinarsi alla fede. Il destino di Home appare segnato già dalla nascita, visto e considerato che la madre e qualche antenato hanno la fama di veggenti. Alla tenerissima età di 3 anni ha la visione della morte di un cugino, dopo qualche anno quella di un suo amico coetaneo,
A 15 anni gli appare la madre che gli preannuncia la sua morte alle ore 12 di un dato giorno. E così avviene. E quando in casa si avvertono con sempre maggiore frequenza rumori e presenze inquietanti, oltre ad oggetti che volano e tavoli che si sollevano da terra, i vicini di casa lo inducono ad allontanarsi, ritenendolo responsabile di quei fenomeni. Acquista notorietà appena diciottenne e viene invitato ovunque per dimostrare le sue capacità. Gli chiedono di curare i malati, di comunicare con i morti. Rifiuta offerte in denaro e considera una missione la sua opera perché intende dimostrare l'immortalità, convinto com'è che la vita prosegue dopo la morte fisica del corpo. È rimasta memorabile una seduta svoltasi a Londra nel 1867, che rimane ancora oggi una pietra miliare nel campo dello spiritismo. Home cade in trance ed inizia a passeggiare per la stanza. Quindi entra nella stanza accanto e di colpo si apre una finestra al di fuori della quale i membri della seduta vedono Home volteggiare nell'aria per poi entrare nuovamente nella stanza dove si sta svolgendo la seduta. In Italia non possiamo non citare Gustavo Roll, che è stato uno dei più grandi sensitivi del secolo scorso. Per gli scienziati ed i parapsicologi rappresenta tuttora un grande mistero perché le straordinarie capacità che ha dimostrato in vita, raccontate da molti uomini illustri, tra cui De Gaulle, Mussolini, JF Kennedy, la regina Elisabetta II, re Umberto di Savoia, Papa Pio IX, Einstein e molti altri, oltre che dai numerosi frequentatori delle sue serate, sconvolgono le conoscenze sulle capacità umane. Poco più che ventenne scopre di avere poteri strani ed eccezionali. Ponendo la sua mano a poca distanza da una carta da gioco, è in grado di percepire una sensazione di calore diversa a seconda del colore, rosso o nero, e di indovinare tutte e 52 le carte del mazzo. Nella sua agenda di lavoro scriverà: «Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere. La potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla». Durante la Seconda Guerra Mondiale riesce a salvare dalla fucilazione da parte dei nazisti parecchi civili, barattando la loro grazia in cambio della riuscita di esperimenti che fa per gli ufficiali tedeschi. Telepatia, chiaroveggenza, bilocazione, materializzazione e smaterializzazione di oggetti, diagnosi a distanza di malattie, sono solo alcuni dei poteri incredibili di quest'uomo straordinario che spesso stupiva i commensali quando al ristorante riusciva a far trovare sui tovaglioli di clienti seduti a molta distanza dal suo tavolo delle scritte particolari o quando faceva muovere da solo un pennello che dipingeva una tela. È rimasto famoso l'episodio di quando, avvalendosi dei suoi poteri terapeutici, guarì il regista Federico Fellini da un tumore. Interrogato sull'origine di questi poteri, rispose: «Quando si entra nella sfera della coscienza sublime, tutto diventa possibile». Secondo Roll, ma ancora oggi si ignora la causa dei suoi poteri, c'erano in lui degli spiriti intelligenti che partecipavano ai suoi esperimenti, facendolo agire con spontaneità, quasi sotto l'impulso di un ordine ignoto. Dall'altra parte dell'oceano, Chico Xavier è stato il più famoso medium del movimento spiritista brasiliano. Ha prodotto più di 450 libri che sarebbero stati scritti tramite la psicografia, ovvero dettati da uno spirito che intende lasciare un messaggio scritto all'umanità servendosi di un medium. Libri che hanno venduto più di 50 milioni di copie tradotti in inglese, francese, greco, giapponese, con devoluzione in beneficenza dei proventi delle vendite. Nel 1931 a Javier appare per la prima volta Emmanuel, lo spirito guida che lo accompagnerà fino alla morte. Emmanuel gli chiede se è disposto a sacrificarsi per l'umanità, tra 1000 sforzi, studi ed opere di bene, seguendo con disciplina gli insegnamenti di Gesù e di Kardec. Chico Xavier accetta il pesante fardello e già l'anno dopo pubblica il suo primo libro, Parnaso dopo la morte. Viene definito un apostolo del bene perché parla con i defunti per dare serenità a persone
che soffrono per la perdita di un loro caro. Dopo la sua morte, gli scritti di Javier vengono considerati dai seguaci dello spiritismo brasiliano e mondiale quasi dei testi sacri, fondamentali per la conoscenza, soprattutto dal punto di vista pratico della dottrina spiritista, distante dall'ortodossia cristiana e vicina alla filosofia di Allan Kardec. Il suo sogno era quello di morire in un momento di felicità, per eliminare la tristezza derivante dalla sua perdita. In questo verrà accontentato, perché morirà 2 ore dopo che il Brasile vinse il suo 5º campionato mondiale di calcio. La dottrina di Allan Kardec attraversò presto le Alpi, suscitando interesse anche in Italia. Qui un'elite di studiosi e successivamente uomini politici si appassionò allo spiritismo, influenzata dalla vicenda delle sorelle Fox. Questo segnò l'ascesa del tempo di Kardec, forse più convincente nei suoi scritti rispetto alle farneticazioni delle Fox, ormai sul viale del tramonto. Nel 1886 Margaret e Kate Fox ritrattarono pubblicamente tutto, dichiarando che lo spiritismo era un inganno orchestrato dalla sorella maggiore Lea. Le due confessarono di essere state manipolate e sedotte dalla fama e dagli ingenti guadagni. Tuttavia quella stessa notorietà divenne una maledizione. Consunte dall'alcolismo e incapaci di sfuggire alle contraddizioni delle loro dichiarazioni, tentarono inutilmente di ritrattare di aver ritrattato. Il loro declino fu rapido e inesorabile. Lea morì nel 1890, Kate nel 1892 e Margaret nel 1893. Così si chiuse miseramente una vicenda che aveva scosso il mondo, lasciando un'ombra indelebile nella storia dello spiritismo. Eppure, nonostante la loro caduta, il nome delle sorelle Fox rimane scritto nell'alba incerta di questa misteriosa dottrina. Allan Kardec, invece, continuò a esercitare un fascino duraturo, grazie a un approccio più sistematico e filosofico. La sua eredità si sarebbe consolidata, influenzando milioni di persone e dando vita a un movimento spirituale che avrebbe attraversato epoche e confini. Forse è proprio questa capacità di resistere al tempo e alle polemiche che distingue Kardec e lo spiritismo. L'idea che al di là delle frodi e delle debolezze umane ci sia un desiderio universale di connettersi con l'invisibile, di dare un senso al mistero della vita e della morte. E così, mentre il mondo assisteva alla caduta delle sorelle Fox, Allan Kardec tracciava una strada che avrebbe continuato a ispirare generazioni, sollevando domande che ancora oggi sfidano la nostra comprensione del mondo e di noi stessi.